Oggi vi mostro come realizzare le onde del mare senza utilizzare la tipica tecnica del bagnato su bagnato. In particolare vedremo come partire dal disegno, gestire le velature di colore più chiaro e poi progressivamente scurire sempre di più la profondità delle onde. Ma prima di tutto, ciao, ben ritrovati sul mio canale YouTube per una nuova video lezione di acquerello che incredibilmente arriva a una settimana di distanza rispetto all'ultima che ho fatto. Sto riuscendo a tenere il ritmo questo periodo, quindi spero che siate pronti per un nuovo esercizio. Vi ricordo che potete scaricare la fotografia iscrivendovi alla mia newsletter, trovate qua sotto il link e ricevete in automatico la foto. Se siete già iscritti, ormai lo sapete, l'avete già ricevuta, siamo pronti a partire. Se volete subito andare a dipingere, qua sotto trovate i capitoli e potete andare subito all'inizio del disegno, che è la prima parte di questo esercizio. Però io ci tengo a spiegarvi da cosa nasce questa piccola video lezione. In questi giorni sto ultimando uno dei dipinti che presenterò alla mia prossima personale, è quello che vedete qua su in scorcio e che rappresenta una vista di Cagliari fotografata da una barca sulla quale ho fatto un giro all'interno del porto. Ho realizzato praticamente tutto il dipinto e mi rimane da fare soltanto il mare. Stavo però cercando un modo diverso per rappresentarlo, non volevo quel tipico effetto, mi viene da dire, vellutato del bagnato su bagnato, volevo un mare un po' più increspato, un po' più ruvido, tipico delle giornate di vento col mare piatto, che a Cagliari sono abbastanza frequenti. Per capire al meglio come realizzare questo effetto ho deciso di fare a parte uno studio. Quindi mi sono concentrato su una piccola porzione del dipinto, l'ho ritagliata, l'ho ridisegnata e poi ho iniziato a lavorarla. I miei studenti Patreon ormai lo sanno, la natura spesso ci appare totalmente disordinata. In realtà in questo disordine c'è sempre un ritmo, c'è sempre una regola, c'è sempre un equilibrio in qualche modo. Quindi studiare e risolvere questo piccolo pezzettino ci permetterà poi in realtà di risolvere tutto il mare. Ecco, questo è lo schema che ho cercato all'interno di questa immagine. Ho pensato di utilizzare i riferimenti scuri, quindi la parte più scura di ogni onda, e ho deciso di segnarli seguendo proprio la forma che vedo in fotografia, che in qualche modo assomiglia agli occhi di un faraone nei geroglifici egizi, almeno mi ricorda quello. Quindi cerco di capire quali sono tutti i riferimenti che poi mi aiuteranno con il disegno. Li evidenzio così in digitale in modo da memorizzarli prima di passare poi alla grafite. Sto cercando uno schema, sto cercando una ripetizione e in qualche modo questi scuri mi suggeriscono già effettivamente un ritmo che queste onde hanno. Semplicemente lo stesso identico lavoro che abbiamo visto in digitale lo riportiamo sul foglio, ma questa volta lavorando con la grafite. Quindi lavorando in punta di matita disegniamo tutti i contorni degli elementi più scuri del nostro soggetto. Non appena terminiamo il disegno, senza nemmeno alleggerire la matita, possiamo iniziare a lavorare con gli scuri. In questo caso ho preparato un blu con del grigio di paint, quindi ho messo grigio di paint, che è un grigio tendenzialmente freddo, che tende già al blu di suo, e ho aggiunto alcuni blu che ho in tavolozza. Non vi dico i colori precisi perché poi ognuno di noi nelle sue tavolozze ha colori differenti di marche differenti e alcune marche chiamano gli stessi colori con nomi diversi. Potete usare un blu oltremare, un blu cobalto, un blu intenso, un blu primario anche da tagliare magari anche con un po' di rosso. Di base però in linea di massima il grigio di paint è sempre un grigio freddo, quindi quello è molto simile, anche se può essere più tendente al grigio in alcune marche o più tendente al blu in altre. Quello che ci interessa però è un blu, diciamo, un po' sporco, mettiamola così. Gestisco il colore con più acqua nella parte alta e con meno acqua nella parte bassa, in modo che nella parte più alta risulti un po' più leggero, un po' più morbido, invece nella parte bassa risulti leggermente più deciso.
Finito questo passaggio torniamo di nuovo in tavolozza, questa volta per cercare il blu, che è il colore principale con cui gestiremo queste velature. In alcuni casi, oltre al blu, si possono usare anche i colori dei riflessi dell'acqua. Io adesso lavorerò solo con il blu, ma se avete per esempio una situazione in cui c'è un riflesso, potete, per esempio un riflesso rosso, ipotizziamo, potete lavorare anche con il rosso e fare esattamente gli stessi passaggi. Preparo un blu mediamente denso e intervengo in punta di pennello a ricoprire il grigio di paint che ho dato in precedenza. Non mi preoccupo del fatto che il pennello seccandosi mi restituisce qualche macchia secca data dalla texture della carta, tipica appunto dell'acquerello gestito così a secco, però abbiamo detto all'inizio è proprio il tipo di effetto che sto cercando, quindi non un effetto morbido, vellutato e molto sfumato, ma un effetto molto più ruvido, appunto, mi viene da dire. Come vedete sfumo sciacquando il pennello nell'acqua e lo faccio con, anche qua cercando di non sfumare in maniera troppo morbida, ma mantenendo quell'effetto sporco della texture della carta gestita a secco. Lavoro così su tutta la superficie dell'acqua. Quindi vi ripeto il passaggio. Prendo il colore dalla tavolozza e lo carico andando a coprire tutti i valori di grigio di paint che ho dato in precedenza. Dopodiché sciacquo il pennello, lo asciugo leggermente e poi sfumo tutti i passaggi che ho appena creato, però col pennello quando lo risciacquo lo tengo appena umido, non troppo bagnato, in modo che poi la sfumatura esca appunto sporca, ruvida e vediamo cosa succede alla fine. Vediamo se questo lavoro sarà adatto al mio dipinto o se dovrò cercare altre tecniche. Mentre vado avanti con questo passaggio mi rendo conto che l'effetto che viene fuori è esattamente quello che avevo in mente. La differenza però rispetto a quello che mi serve per il mio dipinto è che questa bozza è troppo luminosa, cioè mi dà l'effetto di un sole molto alto, quindi non so, il pomeriggio, mezzogiorno, prima di pranzo, quindi una luce molto forte che rende quasi bianca la parte su cui si riflette. Ed è l'effetto appunto del mare in momenti della giornata particolarmente luminosi, ma il mio è un dipinto che ha un mare al tramonto, e quindi un mare un po' più scuro, un po' più sporco, un po' più cupo in qualche modo. Quindi mi viene il dubbio che forse non sia il caso, nell'esecuzione definitiva, in quello che farò sul mio dipinto, ma magari di dare una velatura prima di fare questi passaggi, cioè faccio il lavoro con il grigio di paint, poi magari do una velatura per spegnere un po' il bianco e poi dopo ci ritorno sopra col colore, proprio come sto facendo adesso. Vediamo, potrebbe essere una soluzione. Adesso in questo caso, avendo già fatto altri passaggi, magari cercherò altre strade, però probabilmente nella mia testa si sta concretizzando questa idea che poi probabilmente applicherò al dipinto. Intanto continuiamo il nostro lavoro esattamente con gli stessi passaggi che abbiamo fatto fino a questo punto.
Qualche giorno fa su Patreon ho proposto questo esercizio ma come versione integrale, ecco, come lezione integrale. Mi sembra 3/4 d'ora, un'ora forse in totale di esercizio, spiegato in tutti i punti, qua chiaramente è tagliato. Però ecco, una mia studentessa Patreon effettivamente ha fatto un'osservazione che è molto interessante. Presenta una possibilità di altre applicazioni di questa tecnica. Ha detto giustamente che questa tecnica secondo lei può essere adatta anche per fare delle montagne che hanno alle falde della foschia, della nebbia o degli effetti appunto così un po' vattati, un po' sfumati. Ed effettivamente sì, assolutamente. Queste potrebbero essere onde del mare, così come potrebbe essere molto tranquillamente un insieme di montagne viste da un aereo con tutte le nuvole al di sotto, alla base delle montagne, le punte che escono fuori. Quindi si può tranquillamente utilizzare questa tecnica anche per altri soggetti, si presta a diversi soggetti. In questo caso quello che interessa a noi è proprio l'applicazione per il mare e continuiamo così su questa strada. Finito questo passaggio facciamo asciugare completamente e preparo in tavolozza un colore più chiaro. Quello che voglio fare adesso è correggere la parte bianca che, ripeto, non mi serve per un mare al tramonto, utilissima, abbiamo detto, per un mare in altri momenti, ma non al tramonto. Quindi provo a fare adesso una velatura più chiara che interviene su tutta la superficie dell'acqua. Quindi preparo questo colore abbastanza diluito, col pennello particolarmente carico, distribuisco il colore su tutta la superficie dipinta. Nel fare questo passaggio mi accorgo di una cosa importante, ecco, questo pezzo l'ho lasciato, non l'ho tagliato perché penso che possa essere interessante. Mi accorgo che la colla del nastro carta inizia a sciogliersi e mi crea delle macchie che praticamente non mi servono, anzi sono delle macchie veramente brutte per questo soggetto, sono inutili, non servono a nulla e rovinano il soggetto. Praticamente è la colla che si scioglie e inizia a spingere indietro il pigmento, non so se vi è mai capitato. Dipende dalla colla che viene utilizzata per il nastro carta. Io non compro sempre lo stesso nastro carta, lo prendo magari quando mi capita di trovarmi in qualche brico, ne prendo 3 o 4 rotoli e certe volte effettivamente senza badare alla marca mi ritrovo ad acquistare dei prodotti che hanno appunto questa colla che per la pittura può essere un problema. Quindi una volta finita la velatura ho proprio tolto tutto il nastro carta, questo è il motivo per cui adesso è senza. Prendo adesso un pezzo di Scotex e vado a rialleggerire le parti che voglio tenere chiare. Lo potete fare con lo Scotex o anche con un pennello completamente asciutto. Infine, dopo aver asciugato le parti più chiare, intervengo di nuovo sulle parti più scure del nostro soggetto e quindi adesso ho creato un blu particolarmente scuro. In certe zone è ancora umido, quindi avremo un piccolo passaggio di bagnato su bagnato, però di base quello che ci serve è comunque intensificare gli scuri massimi, che con la velatura precedente un po' si sono persi. Una volta poi che il lavoro che abbiamo fatto in precedenza è completamente asciutto, possiamo dare l'ultima velatura. E lo facciamo naturalmente con un blu molto scuro, abbastanza denso, che ancora una volta sfumiamo sempre più a secco, in modo che quell'effetto appunto un po' ruvido venga fuori e ci restituisca un effetto di un mare non mosso, però che effettivamente è battuto dal vento e ha una leggera brezza in superficie. Quest'ultimo passaggio valuterò se applicarlo al mio dipinto oppure magari potrebbe essere anche il caso, sto pensando di intensificare i colori che ho dato in precedenza in modo da risolverla con una velatura in meno. Probabilmente nel mio dipinto quest'ultimo passaggio non lo farò intensificando appunto prima il colore, però intanto questo è lo studio che ho fatto e ve lo mostro. E mi fermo anche qua perché proprio per ricordarmi che c'è un passaggio in più nella parte di sotto, lascio la parte inferiore del dipinto con quest'ultimo passaggio e quella superiore invece la lascio con una velatura in meno.
Così quando poi inizio a lavorare sull'opera definitiva avrò comunque questi due riferimenti e potrò valutare al meglio quale usare. Quello che vi ho proposto oggi, come avete visto, è uno studio, una bozza, e fa parte dell'attività di ogni professionista che si dedichi alla pittura. Capita spesso che sia un ritratto, che sia un paesaggio, uno scorcio marino o una natura morta, ai pittori, anche professionisti, di trovarsi davanti a dilemmi di questo tipo, cioè voglio ottenere questo effetto, non so come fare, prima di farlo sul dipinto in bella, diciamo così, faccio qualche studio, qualche bozza. Ci sono arrivati quaderni e quaderni di bozze e di studi di tantissimi artisti, qualsiasi artista fa studi, bozze e bozzetti. Quindi il mio invito anche a voi è quello di applicare questo metodo, cioè quando state facendo un dipinto e siete di fronte a una difficoltà particolare, invece che buttarvi sulla bella, sul dipinto in bella, chiamiamolo così, provate magari a fare a parte degli studi, delle bozze, anche farne più di uno, l'ideale sarebbe farne differenti. Ecco, provate a inserire questo metodo nel vostro modo di dipingere, nelle vostre abitudini pittoriche, mettiamola così. Io intanto vi ringrazio per aver dipinto insieme a me, spero davvero che vi siate divertiti. Per chi di voi avrà piacere e vorrà unirsi, vi ricordo che la settimana prossima ci troviamo in diretta streaming per dipingere uno scorcio di Milano, lascio il link qua sotto così potete un po' curiosare, altrimenti ci rivediamo al più presto. Spero settimana prossima, ma non garantisco. Ciao!